Ciao a tutti. Innanzitutto facciamo una precisazione, perché vi starete chiedendo dove diavolo mi trovo. Sono in macchina, come avrete potuto notare. Non sono in un'auto qualunque, sono molto ma molto in alto. Sì, perché mi trovo su un enorme, gigantesco pick-up. È veramente, semplicemente gigante. Come mi trovo su questo pick-up? Non lo so nemmeno io, nel senso, sì, lo so, un attimo che accendo l'aria perché qui fa veramente troppo caldo. Fuori ci sono 30 gradi e sono le 8 meno un quarto. Dicevo, non so nemmeno io come mi trovo su questo enorme pick-up. Innanzitutto, quale pick-up? È un Fiat Fullback, nient'altro che una Mitsubishi con il marchio Fiat, il che non è un male perché i giapponesi le auto le sanno fare molto bene. Anche noi italiani le sappiamo fare molto bene. È un veicolo commerciale, ma è comunque un pick-up comodo con gli interni in pelle, in cui mi sto trovando davvero molto bene. Perché sono su questo pick-up? Perché l'abbiamo avuto dal concessionario Moving Center di Bari, dal concessionario Auto Club Moving Center, per una settimana, perché come l'ultima volta con la DS5 ci è stata messa a disposizione un'auto per farne un video e un servizio fotografico. Faremo un test, abbiamo fatto in realtà, perché questo è il secondo giorno, oggi abbiamo ultimato le riprese per il test drive, abbiamo fatto un test drive e uscirà anche uno spot. E quindi, come al solito, ce lo dividiamo tutti quanti. Questa è la mia sera e sto andando a fare benzina. Sto andando a rabboccare perché questo Fiat Fullback, anzi questa è la sesta volta in 2 giorni che andiamo a rabboccare, consuma parecchio, decisamente parecchio. Non come la Mustang di qualche mese fa, anzi sì, forse sì, perché ha un 2004 di cilindrata nel cofano, la Mustang aveva un 2003 da 300 cavalli, e questo è un veicolo molto ma molto pesante, comodo ma molto pesante e consuma decisamente. Ok, andiamo a rabboccare. No. Bel fallimento. Entrare nel distributore, piazzarsi e leggere terminale fuori servizio. Adios. Che sia la volta buona? Ok, è andata. Dunque, vi ho detto dove mi trovo, in quale auto, che magari si accende. Vi ho portati con me a rabboccarla. Vi ho raccontato il perché sto guidando quest'auto. Non mi resta che dirvi, non mi resta che cercare di capire insieme a voi cosa facciamo. Nulla. Ho deciso di prendere la macchina per uscire con la mia ragazza, mettere sulla telecamera e girare. Perché volevo capire, essendo in una città come Bari, abituata ad auto del rango di Fiat Panda o Fiat Punto, come ci si trova con un'auto così grossa, un'auto che è lunga 5 metri e mezzo quasi, ed è larga 1,80 m e alta 1,80 m, quindi è un'auto veramente enorme per questa città. E volevo un attimo capire cosa si prova a guidare un'auto del genere in una città che, dal punto di vista automobilistico, è così piccola. Quindi un gigante in un paesino praticamente. Quanto può cambiare nel giro di 4 ore? 4 ore fa nemmeno mi trovavo a circa 80 km da qui, su uno sterrato
a guidare quest'auto in off-road. Infatti l'auto è bianca ed è sporchissima, le chiazze marroni che si vedono sono tremende, però la rendono anche bella vissuta. In off-road, in un campo praticamente desolato. Ora mi trovo in tangenziale sulla statale 16 a Bari, tra tante altre macchine, per lo più scatolette, con questo bisonte dell'asfalto. Non sono sicuro di avere gli occhi addosso come ce li avevo per auto tipo la Mustang. Sono sicuro però di non passare del tutto inosservato. Oggi, come al solito, quando guido auto del genere, ho evitato assolutamente di entrare nella minuscola via dove abito con questo bestione, perché la mia via è sempre piena di auto in doppia fila, comunque è troppo stretta, mai mi azzarderei a rischiare la vernice di un'auto così grande per parcheggiare vicino a casa. L'ho parcheggiata a 10 minuti da casa su una via gigantesca piena di parcheggio e è andata piuttosto bene. Questo pazzo mi stava venendo addosso con un Mercedes classe B. Spero capiate cosa si prova a guidare un'auto così grossa in città. Puro terrore. Puro terrore. Oltre al terrore che sto provando, che ho provato fino a poco fa quando quella Mercedes stava per venirmi addosso, c'è anche un altro feeling che provo al volante del Fiat Fullback. Ossia, ovviamente la tangenziale è grande, corsie larghe che permettono anche ai tir con trasporti eccezionali di percorrerla, ma c'è un feeling che provo attualmente, è quello di sentirmi leggerissimamente fuori luogo, perché, ripeto, è un bisonte della strada. A parte il fatto che questo qui è adibito ad autocarro, è un autocarro, ma in realtà è un'auto brandizzata dal concessionario che ce l'ha prestata, quindi è un'auto per i test drive, per provarla, ed è quello che stiamo facendo con QuiDrive ed è quello che sto facendo io in questo momento, provarla e anche in un certo senso pubblicizzarla. Però oltre ad essere, non è un semplice veicolo commerciale, è un gigantesco pick-up, di quelli ovviamente leggermente più piccolo dei GMC e dei vari Silverado e Ford Raptor che si vedono in Colorado, magari, ok, leggermente più piccolo, probabilmente più piccolo la metà, però è comunque più grande. Ad esempio è grande 3 volte tanto la Golf che ho davanti, quindi mi sento leggermente fuori luogo, soprattutto anche dal momento che l'auto che guido giornalmente è una Lancia Dedra, come vi ho detto in uno dei miei video precedenti, ed è un'auto piccola, è una berlina familiare, larga per una famiglia, ma rispetto a questa è semplicemente piccola. Comunque direi che ho guidato abbastanza in tangenziale, in città ci tornerò stasera. Ora voglio provare un attimo a guidare quest'auto su una strada un po' più libera, non sullo sterrato, non è il caso, e poi non voglio stare qui a cercare strade sterrate. Andiamo in complanare. Oh. Alcune strade di Bari sembrano davvero sterrate. Percorrere al tramonto una strada deserta con un gigantesco pick-up. Cavolo, quanto è romantica questa cosa! Ah, già. Ora ricordo perché avevo deciso di prendere la strada statale e non la complanare. C'è una curva semplicemente impossibile alla fine di questa strada. È impossibile per la mia Dedra, figuriamoci per questo bisonte. Giustamente il signore ha deciso di fermarsi qui all'angolo. Puro terrore. Puro terrore. Ma sì, dai. Ci passo e come. Oh my god. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Tramonto davvero molto interessante. Fine serata con il Fiat Fullback.
L'ho portato a Torre-a-Mare, una piccola cittadina portuale subito a sud di Bari, e anche lì devo dire che per la stazza di questo bisonte dell'asfalto ho avuto sempre continuamente gli occhi addosso, sia mentre lo guidavo in paese, sia dopo averlo parcheggiato sul mare. Insomma, è confermato che questa è un'auto che attira davvero molto gli sguardi. Ora l'unica cosa che mi resta è di tornare a casa salvo, possibilmente senza nessun pazzo che mi viene addosso come la Mercedes di oggi pomeriggio, e mantenendo salvo questo bisonte. Sulle strade extraurbane devo dire che è veramente comodo e godibile il modo in cui si guida il fullback, a parte che sia una visuale dall'alto manco stessi guidando un tir, ed è molto utile, ma in generale la comodità di guida del posto di guida è veramente veramente buona. Purtroppo non riesco a sentire la mia musica perché non c'è un ingresso AUX per il telefono, il Bluetooth è leggermente complicato da capire e non volevo perdere tempo. Si è spenta una luce. Purtroppo non ho molta fortuna con le luci delle auto che provo. Ha un imprinting sportivo, credo. La luce si è spenta, però è un viaggio comunque abbastanza godibile. Come dicevo nel test drive con WeDrive, il cui link troverete qui sotto, è un'auto che supera facilmente tutte quante le asperità della strada. Ora, lasciando perdere il fatto che... oh, il lane assist, ok. Lasciando perdere il fatto che è un fuoristrada e che quindi ovviamente supera le montagne rocciose e quindi la strada non dovrebbe essere nulla, ma a livello proprio di comfort di guida si va lisci come l'olio. Ok, quindi in viaggio, in tangenziale, sulle strade extraurbane abbiamo appurato che è un'auto comoda da guidare, innanzitutto. Solo che sento di non averla provata a fondo in città, che è quello che mi interessa, perché l'abbiamo provata sullo sterrato, l'ho provata sulla statale per tanti chilometri, abbiamo fatto circa 600 km in 2 giorni. Quindi, dato che siamo in anticipo, dato che sono in anticipo, entro in città un po' prima, salto un pezzo di tangenziale e la guido per qualche minuto in città per vedere ancora una volta come si comporta. Sarà che è un veicolo commerciale, quindi magari se vado in qualche cantiere, in qualche luogo di costruzione, in qualche fabbrica, ne vedrei di più, ma vedo e ho visto fino ad oggi pochissimi fullback, anzi per strada credo di averne visto solo uno in tutti i mesi da quando è uscito, ed è un peccato perché è un'auto che merita. E ora non posso fare a meno di pensare che il feeling alla guida del fullback si è trasformato. Non è più un sentirsi fuori luogo perché si guida un'auto mastodontica, ma un sentirsi quasi speciali, quasi, perché si guida in città un'auto a modo suo unica. Comincio quasi a pensare che avrei dovuto indossare un bel cappello da sceriffo per sentirmi un po' come Walker Texas Ranger. Cosa assurda sarà che il cassone fa diventare quest'auto lunga quasi 5 metri e mezzo. Dallo specchietto retrovisore vedo solamente i tetti delle auto, roba che se mi si piazzasse dietro una Lamborghini Huracan non la vedrei assolutamente, e probabilmente rischierebbe anche di finire sotto la mia auto. Vedete? Bari è come fare un rally, per questo serve un'auto del genere. Che poi ho pensato una cosa: tutti quanti, non tutti, la maggior parte dei brand, i brand più importanti, stanno introducendo nelle loro gamme dei fuoristrada, ma soprattutto dei pick-up, perché lasciando perdere i fuoristrada di lusso tipo Bentley Bentayga, Lamborghini Urus e Maserati Levante, e quello che spero non uscirà mai, il SUV della Ferrari, perché è semplicemente un'eresia. Ultimamente è uscito un fuoristrada diciamo interessante, che sarebbe il Mercedes Classe X,
A me non piace assolutamente, perché una cosa è creare un veicolo sulla base di una Mitsubishi L200 che appunto è un'auto storica, è un pick-up storico, è sempre stato un pick-up, e quindi magari una Fiat, di Fiat Professional, ci può anche stare perché è un'auto che viene utilizzata soprattutto da professionisti. Ma un brand come Mercedes che mi viene a creare, è un SUV che è praticamente una Nissan, correggetemi se sbaglio, mi viene a creare un pick-up, non un SUV, un pick-up su base Nissan con un cassone, è scandaloso. È semplicemente scandaloso. Praticamente gli hanno messo il frontale fatto con degli stilemi che ricordano la classe A, il posteriore quello di una Nissan o di una Renault. È molto poco seria questa cosa, è proprio una mossa spudoratamente fatta per accaparrarsi una fetta ulteriore di mercato. In definitiva, questo Fiat Fullback secondo me è approvato. Ovviamente ci sono delle cose da rivedere, ma non posso pretendere troppo perché, ripeto, non è un SUV di quelli high class che quindi hanno interni in Alcantara, Apple CarPlay di ultima generazione, Swarovski nei fanali e un orologio Breitling nella plancia. Non posso aspettarmi tutto questo perché non è un SUV il cui carico massimo da trasportare è quello di un Chihuahua per le strade di Beverly Hills. Questo è un fuoristrada serio, molto ma molto tosto e resistente, come ho avuto modo di provare con WeDrive in questi 2 giorni, ma per fortuna avremo ancora quasi una settimana di prova. In definitiva è un SUV serio, tosto e resistente, ed è approvato. E voi cosa ne pensate di questo Fiat Fullback? Beh, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like e condividete questo video se vi è piaciuto. Se volete iscrivetevi al mio piccolo canale e ci vediamo, spero, alla prossima prova.